Ieri sera si è svolta la cerimonia di apertura dei 25esimi giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si è svolta venerdì 6 febbraio. Ha tenuto davanti allo schermo più di 9 milioni di italiani, permettendo alla Rai di raggiungere un clamoroso 46,2% di share in total audience. Vediamo un po', leggo un po' di appunti. Che share! Nello specifico, la diretta trasmessa da Rai 1 ha catalizzato l'attenzione di ben 9.368 milioni di spettatori. Ah no, mi sembrava strano, noi in Italia siamo di meno. 9,368 milioni di spettatori, quindi scrivetelo bene, 9.368.000 spettatori, raggiungendo uno share del 46,21%. Al contrario, restano fuori dal perimetro di rilevazione Auditel i canali di Eurosport, fruibili tramite Discovery Plus e HBO Max, a seguito della loro uscita dal monitoraggio ufficiale dopo l'addio alla piattaforma Sky. Vabbè. Poi che altro? Total Audience è stata introdotta ufficialmente da Auditel nel marzo del 22. Anche questo non ce ne può fregare molto. Vabbè, che dire, belle le Olimpiadi, tutto il mondo, Olimpiadi di qua, Olimpiadi di là, Olimpiadi su, Olimpiadi giù. Io non mi sono unito al coro, non guardo mai le Olimpiadi, non mi interessano le Olimpiadi invernali. Per me le Olimpiadi invernali sono sinonimo di freddo, giustamente. Scusate che mi soffio il naso. E francamente me ne può fregare meno delle Olimpiadi. Considero che alla stregua dei mondiali di calcio, dei campionati di calcio, della Premier League, di Sanremo, sono degli episodi di massa, non di massa Carrara, proprio degli episodi di massa, pane e circo. Io ho fatto molti video, cercateli sul mio canale di YouTube Santen Chan, spiegando come questi fenomeni non mi interessano, perché voglio dire, è l'oppio del popolo. Vogliono distrarre la gente con questi giochi, con questi spettacoli canori, queste adunanze massive, questi eventi per la glebe. A me non mi sono mai piaciuti i fenomeni per le masse. Vediamo, qua c'è l'audio ducking, non so a che serve. Ho toccato qualcosa, speriamo di non compromettere. Vabbè, qua non riesco a capire il settaggio del microfono, autoducking. Vabbè, lasciamo stare. Perché si accendeva un po', si accende un po' la spia del setting, vabbè, ma mi distrae. Allora dicevo, non so voi, commentate qua in Spreaker e poi quando caricherò questo episodio su YouTube, commentate che ne pensate di questi
di queste Olimpiadi invernali, io veramente ogni volta che posso commentare delle Olimpiadi lo dico, che non me ne possono importare di meno. Tutti a dire: ah, ma no, ma in Italia, hai visto, abbiamo avuto il privilegio di celebrare le Olimpiadi in Italia, le Olimpiadi invernali, i giochi olimpici, l'apertura ufficiale. Qua mi sono perso la pagina perché ci mette il giornale la pubblicità, che tu vai a togliere la pubblicità e poi le cifre, no? La cosa che più conta sono le cifre: 9,2 milioni di spettatori e 46,2% di share, cioè di condivisione. Che significa? Che l'hanno condivisa un 46,2% di volte. Gli hanno detto: ehi, guarda, ci sono le Olimpiadi, sintonizzati anche tu. Non so, si direbbe che ciò che importa di più sono le cifre grandi. Poi vabbè, come spesso succede, 9,2 milioni di persone hanno visto l'apertura delle Olimpiadi invernali, ma quante ci arrivano a vedere anche la chiusura dei giochi olimpici invernali? Magari molte di meno, magari mezzo milione di persone guardano addirittura le scene finali delle Olimpiadi, proprio la conclusione. E allora non vale, perché tu mi dici, se a vedere tutti i giochi ci fossero 9-10 milioni di persone, dico, è uno share altissimo. Ma ci arrivano a guardare le Olimpiadi soltanto un 20% di quelle che hanno iniziato a guardare l'apertura dei giochi, e allora un promedio bruttino, almeno in Italia. Poi non so il promedio mondiale quale sarà, di un 50% forse, ma questo non significa che c'è un'elevata fidelizzazione del pubblico, capito? Comunque è sabato e io ho cercato in Google Trend le ricerche più gettonate su YouTube, sul web, e tutti inevitabilmente tutti cercano cose connesse allo sport, se non agli eventi olimpici, che adesso dovrebbero essere iniziati i giochi delle Olimpiadi invernali, almeno relazionati al calcio. Venerdì, sabato, domenica e forse anche lunedì in Italia l'italiano promedio, soprattutto su Google Search, cerca calcio, tutto quello che ha a che vedere con il calcio, il derby, la coppa, queste cose qua. Tutti a preoccuparsi: gna gna gna, entreremo nel mondiale di calcio, che non so quando si celebra, forse quest'anno, forse l'anno prossimo, perché come ho detto prima in apertura di questo nuovo episodio, a me del calcio non può fregare di meno, dei mondiali, del campionato, del derby, della coppa. È un evento per le masse. Non so, non ci vedo un attrattivo. E tutti andare 1 o 2 ore prima nello stadio a strillare. Perché? Perché devono fare il tifo? Fare il tifo è fanatizzarsi, fare forza perché succeda qualcosa. E lo stesso fanatismo religioso c'è nel calcio. Ma a che serve il fanatismo religioso?
E a che serve il fanatismo sportivo? Infatti essere fan di una squadra di calcio in inglese fan è abbreviazione di fanatic, anche in italiano fan è fanatico. Quindi voglio dire, se non piace il fanatismo religioso, perché piace il fanatismo sportivo? Lo stesso dicasi per tifoso. Tifoso è anche colui che ha il tifo, inteso come malattia. Quindi il comportamento di un tifoso di calcio è equiparabile, secondo la definizione, secondo l'accezione, al comportamento di una persona che soffre di tifo, di febbre tifoidale, che delira, che c'ha il tifo. Quindi tifoso è anche colui che ha contratto il morbo, che ha la febbre tifoidale. Quindi vedi che condotta, no? Che condotta esemplare. Sei tifoso di calcio, cioè c'hai un atteggiamento delirante, come chi ha contratto la febbre tifoidale. Bella cosa, no? Bella cosa. Bella cosa avere il tifo. Tifo del calcio, tifo contratto con l'acqua contaminata, la febbre. E questa è la società delle masse. Una società che vede come buono il fanatismo, il tifo delirante, gente che non ha una vita, perché quando vince un qualche sportivo o una qualche squadra dice abbiamo vinto, Italia ha vinto i campionati di calcio mondiali, europei, non so, uno sciatore vince, ha vinto l'Italia. Ma non lo so, ma veramente ha vinto l'Italia? O ha vinto uno sportivo, una squadra di calcio, una selezione sportiva, un tennista? Si ricordano addirittura della danza acrobatica quando vince la rappresentanza italiana. Ma l'Italia non vince, vincono quegli sportivi. L'Italia rimane sempre con i suoi problemi economici, della disoccupazione, problemi del lavoro, della mancanza di turisti, oppure dell'industria che non va, che non si riesce a vendere, del caro energetico, degli affitti che stanno alle stelle. Insomma, i problemi dell'Italia, cari signori, rimangono, anche se si vince negli sport. Non è che vince l'Italia, è che gli viene all'Italia di queste vincite. La vostra vita rimane quella di sempre. Dopo le varie vittorie che celebrate come dei fanatici, ritornate alla vita di tutti i giorni, ma continuate per giorni, per settimane a dire l'Italia ha vinto, l'Italia ha vinto, l'Italia ha vinto. Ma che ha vinto? Chi ha vinto? Ha vinto la squadra di calcio che è andata a partecipare nei mondiali di calcio, in una competizione europea. Magari ha vinto una squadra in Serie A, ma la vostra vita rimane sempre la stessa. Quindi mi raccomando, non vi scorreggiate così. Fatevi una vita vera, fuori da questi fanatismi che non vi portano a nulla. Un saluto dal vostro buon Sant'Enchan e buon fine settimana. Forse dovrò cancellare degli episodi su Spreaker, che ho raggiunto il limite. Ciao e mi raccomando.